Aver compiuto 50 anni sicuramente ha influito sulla scelta di realizzare e produrre 5.0, però 50 anni è un traguardo importante, di certo per nulla scontato, speciale se non altro per la rotondità del numero. Umanamente è stata l'occasione evidentemente di guardare il mio percorso, di girarmi, voltarmi per capire effettivamente dove sono arrivato. Artisticamente è stata l'occasione per ringraziare per questo tempo. Ho scelto di selezionare alcuni brani della mia discografia non tanto per celebrare il passato, quanto per scattare la fotografia più sincera, più vera del mio presente. E 5.0 è questo, è il disco che racconta questo passaggio, il tentativo di farlo nella maniera più sincera, più vera possibile. Vita in beta è il brano più importante di 5.0, non soltanto perché è l'inedito, ma anche perché non solo svela, se mai ce ne fosse bisogno, il concept dell'intero progetto. Ecco che alla luce di Vita in beta 5.0 è più chiaramente riferibile alla versione del software Vita alla quale sono arrivato. Si spera sempre di offrire la miglior versione di se stessi. In effetti poi, riflettendoci, la vita è costantemente in beta, c'è sempre qualcosa da sistemare, aggiornare, correggere. E poi perché attraverso questo brano ho provato a raccontare il dualismo che vivo da sempre, che mi accompagna da sempre, una parte leggera, quasi nostalgica, e una parte più irrequieta, più inquieta, più istintiva. Ecco che in Vita in beta provo, come in effetti accade tutti i giorni del mio quotidiano, di intrecciare queste due parti di me per tracciare un cammino unico. Scrivo ogni notte al mondo i sogni miei, di giorno schivo. Io sono nato artisticamente puntando la direzione cantautorale. All'inizio scrivevo e cantavo le mie canzoni, poi ho scoperto il fingerstyle, questa tecnica affascinante sulla chitarra acustica, e ho volutamente, consapevolmente consegnato a queste melodie orfane di testo la responsabilità di un racconto completo, considerando la capacità, la possibilità che il fingerstyle offre, permettendo di eseguire diverse voci contemporaneamente. Ma credo che nei brani strumentali io non abbia perso la natura cantautorale. Già prima di decidere di realizzare e produrre 5.0 avevo iniziato a fare delle riflessioni in merito al suono, perché sentivo che il suono moderno della chitarra acustica, peraltro presente nei miei ultimi lavori, cominciava a non assomigliarmi più, e ho scelto di realizzare, di registrare la chitarra con un suono molto più naturale, e quello che è venuto fuori è un suono che mi assomiglia alle intenzioni del me di adesso, e penso che per il momento è il suono che voglio perseguire. Sono molto legato a San Giacomo Spazio d'Arte e conosco Cristiano e Michele da ormai un po' di anni. Ad avvicinarci è stata la musica, abbiamo iniziato a collaborare e insomma sono entrato in questa chiesetta sconsacrata e ne sono rimasto affascinato. Ritornare soprattutto dopo la produzione del 2020, sì, Strings Evocative Arrangements, è una sensazione piacevole, e
esserci tornato per 5.0 lo è ancora di più, perché 5.0 è un lavoro molto intimo. Non ho fatto in tempo a compiere gli anni che già mi è stato chiesto come si sta dopo i 50, e riflettendo mi è venuta una immagine, ho fatto questa riflessione, che superati i 50 è necessario cambiare marcia, altrimenti il motore si ingolfa. Sono sicuro che vivrò al meglio, sicuramente bisogna fare aggiornamenti e correggere i bug e vivere consapevolmente, provare a vivere quanto più consapevolmente il momento presente, che poi è l'intenzione prima di 5.0. Più praticamente, più verosimilmente mi muovo a obiettivi a stretto raggio, ed è quello che proverò a fare anche adesso, vivere appieno i miei giorni, ed è anche l'obiettivo, lo scopo primario di 5.0, fotografare al meglio questo momento, fotografare questo passaggio con grande sincerità.